Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, il video di oggi è dedicato a tutte quelle persone che sentono un legame molto forte con qualcuno. Andremo a vedere che tipo di legame c'era in una vita passata con questa persona e il nodo karmico che si è creato con questa persona e poi andiamo anche a vedere su che cosa lavorare per sciogliere questo nodo karmico. Allora, abbiamo tre scelte. La prima scelta è questa porta di legno, la seconda scelta è questa porta immersa nel verde, sembra quasi una grotta, e l'ultima porta è la porta che dà sulla montagna. Quindi scelta 1, scelta 2 o scelta 3. Ci vediamo nella vostra lettura. Benvenuti alle persone che hanno scelto la porta di legno. Come dico sempre, le letture sono collettive, sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi cercate di adattare la lettura alla vostra realtà e se proprio non dovesse risuonare nulla, potete sempre ascoltare una delle altre due letture. Se poi invece volete contattarmi, potete scrivermi un'email a questo indirizzo. Bene, andiamo a vedere per le persone che hanno scelto Wow! Abbiamo un cavaliere di bastoni e un 2 di coppe. Mettiamo tutto un po' più in qui. Quindi, ragazzi, abbiamo il mago al contrario. Wow, un 6 di spade e un 7 di spade. Ragazzi, ho come la sensazione che potrebbe essere stata una questione di tipo romantico. Ok, quindi può essere che il vostro legame fosse già romantico, nel caso in cui adesso abbiate un legame romantico con questa persona. Ehm, direi che mm, poteva proprio essere qualcosa di, non dico ufficiale, però proprio un fidanzamento, comunque una relazione di un certo tipo. Mi verrebbe da dire anche con una certa passione, con una certa profondità, ok? Abbiamo poi anche la carta del mago, al contrario, e questo 6 e 7 di bastoni, di spade, scusate, ehm, che ho come la sensazione, vogliano dire che in realtà poi non si è concretizzato qualche cosa, anzi, può anche essere che uno dei due si sia allontanato dall'altro, per questioni egoiche, per questioni egoistiche e magari raccontando anche qualche bugietta, diciamo così. Ho come la sensazione, perché quando c'è il 6 di spade, l'idea è quella di staccarsi dalle idee, staccarsi dalle credenze limitanti, staccarsi dai pensieri ehm, che ci sono stati fino ad adesso. E avendo il 7 di spade potrebbero essere delle proiezioni o dei pensieri manipolati. Interessante, datemi un'altra carta per questo mago. Eh sì, ragazzi. Qui c'è qualche cosa inerente alla sincerità o all'onestà che in qualche modo si ripercuote su questa vita. Qualche cosa che non è stato chiarito, che non è stato portato alla luce nel passato, quindi in qualche altra vita, ehm, ho come la sensazione che siate portati a lavorarlo in questa vita. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi danno. Il punto è che dovete staccarvi dalle credenze limitanti che avete imparato o assorbito durante l'infanzia, perché il 6 di spade fa proprio riferimento a quello. E può anche essere, sì, che ci siano delle credenze dentro di voi che in un certo senso vi facciano
proiettare una realtà distorta o volere una realtà distorta. Abbiamo la carta della morte, il 10 di bastoni. Il caso è che sono due carte di fine ciclo, sia la morte che il 10 di bastoni perché è un 10. La morte parla di una rinascita, quindi ho come la sensazione che voglia dire di lasciarsi indietro certi atteggiamenti, certe abitudini. E il 10 di bastoni invece dice proprio di lasciarsi indietro certi pesi, certe responsabilità. È come se qualcuno vi avesse accollato determinate responsabilità e invece avete bisogno di focalizzare quali in realtà siano le vostre reali responsabilità e quali siano degli altri. Vi può aiutare in questa riflessione sostituire la parola responsabilità con colpa. Quindi, per che cosa vi sentite in colpa? E definite per che cosa. E poi cambiate la parola. Io mi sento responsabile per questa cosa. Vedrete che cambia il senso e riuscirete a capire un po' meglio questo 10 di bastoni. Andiamo avanti, vediamo che ultima carta vi danno. Wow, l'imperatrice. È un po' come se vi consigliassero di vedere le cose da un punto di vista materno, con amore. Datemi un'altra carta per l'imperatrice. Re di coppe. C'è qualche cosa che ha a che vedere molto con la parte emotiva, ok? Ho come la sensazione che lavorando sulla parte mentale, lasciandovi indietro queste credenze limitanti, questi pensieri, queste responsabilità, questi sensi di colpa, inizierete a vedere le cose con un po' più di amore, con un po' più di compassione. È un po' quello il segreto per uscire, no? Quando non... Questo è quello che faccio io e magari vi può essere utile. Quando c'è qualche cosa, che ci ferisce o qualcuno che dice determinate cose che ci feriscono, quello che faccio io per cercare l'amore nella situazione è vedere la persona, immaginarmi la persona come se fosse un bambino o una bambina e cercare di capire quanta sofferenza in realtà c'è dietro questo tipo di comportamento. Perché normalmente io sono convinta che non ci sia gente cattiva, nel senso, è la cattiveria secondo me è la tristezza incancrenita che si trasforma, che uno è talmente tanto triste alle volte che diventa rigido e certe volte cinico da sembrare cattivo. Però secondo me è questione di lavorare sul quarto chakra fondamentalmente. Potrebbe aiutarvi il quarzo rosa. Adesso qui io ho una bacchetta di quarzo rosa, però comunque un ciondolo da mettervi al collo. O anche le pietre verdi vanno bene, quindi la giada, la malachite, la tormalina verde, l'avventurina. Ok, andiamo a vedere un consiglio. Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona. Andiamo a vedere ancora una meditazione di Findon, che sono meditazioni canalizzate. Questa voleva uscire. Ero consapevole di uno strano fremito nell'atmosfera, quasi come un cuore pulsante. Udii queste parole. È il battito del cuore universale. Assumine il ritmo e diventa uno con tutta la vita. Wow! È un po' quello che vi dicevo qui, no? È questione di cuore. Andiamo a vedere che cosa dice la vostra porta, la chiamata di Anthony, di Antonio. Allora, un'iscritta, e la ringrazio ancora, mi ha illuminato su una filastrocca che io conoscevo solo in dialetto e invece adesso lo so anche in italiano ed è la filastrocca di Sant'Antonio. E dice: Sant'Antonio dalla barba bianca, fammi trovare quello che manca. E fa riferimento a quello che si è perso un po' il cuore, l'amore. Normalmente è una filastrocca che si recita quando si è perso qualche oggetto fisico.
quando ci casca qualche cosa a terra si appoggia una mano al suolo e si recita questa poesia, fino a quando questa cosa non si trova. Provate perché la trovate subito. A me succede molto spesso di perdere gli spilli, ma li trovo subito. In questo senso com'è la sensazione? Sapete, finché non vi rendete conto di aver perso qualche cosa, non potete iniziare a cercarlo. E qui io sento che qualcuno ha bisogno di ritrovare la propria indipendenza mentale, la propria verità, pulirsi da quelle che sono le aspettative degli altri e ritrovare l'amore per se stessi. E credo proprio, ragazzi, che questa persona vi possa far capire questo. Se è una persona, quella che state frequentando adesso, quella che, diciamo, l'anima è incarnata in una persona che tende a rigirare la frittata, perché comunque quando c'è il mago al contrario e comunque c'è anche l'otto di bastoni al contrario, si parla un po' di una comunicazione distorta, di una comunicazione assente o, visto che c'è il mago, manipolata. Quindi fate attenzione perché potrebbe essere che qualcuno cerchi o di farvi pensare determinate cose, insomma, o di farvi sentire responsabili anche, no? Di certe dinamiche. Anche quando qualcuno cerca di alimentare il vostro senso di colpa o di farvi venire senso di colpa per qualche cosa, fate attenzione perché è una tecnica di manipolazione. È una tecnica di manipolazione che normalmente usano i codipendenti, ok? Perché non è che cioè, tutti facciamo giochi di manipolazione, più o meno consapevolmente. Normalmente è per difenderci, per ottenere magari quello che vogliamo, perché il nostro ego spinge. Quindi ognuno di noi lo fa, per cui può essere da ambedue le parti, ok? Questa cosa, che comunque diciamo ci fosse questa energia un po' mm, distorta, mi viene da dire. Va bene, ragazzi, fatemi sapere nei commenti se vi risuona, cosa ne pensate, insomma. Io li leggo sempre i commenti, non ho più tanto tempo di rispondere, ma comunque li leggo. Se vi è piaciuta comunque la lettura potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, potete lasciare una donazione, ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io vi ringrazio, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenute alle persone che hanno scelto la porta immersa nel verde. Anche a voi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se per caso non riusciste a adattare la lettura alla vostra realtà, potete sempre ascoltare una delle altre due letture. Se poi invece volete contattarmi, potete sempre scrivermi un'email all'indirizzo che vedete lì sopra. Andiamo a vedere. Fante di bastoni, fante di pentacoli e giustizia al contrario, ragazzi. Qui ho come la sensazione che la persona con la quale abbiate questo tipo di relazione, allora, innanzitutto in un'altra vita potrebbe essere stato un fratello o un cugino. E ho come la sensazione che ci sia stata qualche tipo di facile entusiasmo, che però con questa giustizia al contrario, ragazzi, potrebbe essere che fosse qualche cosa o che non era in regola o che fosse ingiusto. Andiamo a vedere ancora una carta per ognuno. Mago e cavaliere di bastoni, 9 di bastoni. Ok. Dunque, ho come la sensazione che qui il punto sia proteggere i più deboli. Ho come questa sensazione. Allora,
Diciamo che con questa persona, il legame che c'era con questa persona, io ho come la sensazione che fosse un buon legame, un legame passionale. Può anche essere che ci fosse semplicemente un hobby in comune o un lavoro in comune, per esempio. Vi ripeto, potrebbero essere dei fratelli o dei cugini, potrebbe essere qualcosa che in una vita passata è stato a livello familiare, no? Diciamo. Ehm, il punto qual è? Che ho come la sensazione che abbiate bisogno di imparare a non farvi fregare. Ve la dico proprio così, perché avete comunque un 9 di bastoni, che è una carta che vicino al fante di pentacoli mi dice che c'è bisogno di studiare un modo di proteggersi. Perché cosa succede? Perché qui è successa un'ingiustizia. Può essere un'ingiustizia verso magari una madre, verso una figura femminile, o un'ingiustizia a livello emotivo. Datemi un'altra carta per la regina di coppe. Sento che è una zia. Mi è arrivata questa cosa. Va bene, andiamo avanti, vediamo che altro vi vogliono dire. 4 di bastoni e 3 di bastoni. Wow! Allora, ho come la sensazione che questo tipo di relazione che voi avete con la persona terrena in questa vita, diciamo, abbia lo scopo di insegnarvi a proteggervi, a creare delle barriere, a creare, diciamo anche più fiducia in voi stessi. È come se il compito di questa persona fosse darvi la sicurezza, spingervi nell'andare avanti, nel creare una vostra stabilità, una vostra... Guardate, siccome ho fortemente la sensazione che in questa vita potrebbe essere una situazione di lavoro, ho come l'idea che qui dobbiate o regolarizzare qualche cosa, potrebbe anche essere una casa per qualcuno, o regolarizzare qualche cosa o fare dei tipi di contratti che vi diano una certa stabilità, però qui si tratta di metterci voi l'entusiasmo, di andare voi avanti, di credere in voi stessi. Guardate, qui ho un po' come la sensazione che adesso non vi spingiate tanto in avanti nella relazione che avete con questa persona o nel progetto che avete con questa persona, perché tecnicamente non conoscete bene il terreno e non sapete come difendervi. Infatti, con il fante di denari vi invitano a studiare di più, ad informarvi di più, anche se volete ad applicarvi un po' di più. Andiamo a vedere un'altra carta. Appeso. Ok, allora qui il punto è che dovete vedere le cose da un'altra prospettiva. La carta dell'appeso è una carta che parla di qualcuno che ha testa in giù, in effetti, se ci fate caso, e, e vede le cose da un'altra prospettiva. Ed è anche una carta, ragazzi, che parla di qualcuno che ha accettato. L'appeso è lì, appeso, non può fare niente se non accettare la situazione, se non sì, vedere le cose da un altro punto di vista, diciamo, siccome la situazione è questa e io non ho le potenzialità di cambiarla, non posso far altro che accettare la cosa così com'è e da lì ripartire e da lì ricreare una mia stabilità. È come se ci fosse qualche cosa che non siete in grado di cambiare in questo momento e le carte vi dicessero: tu studia, impara a proteggerti, impara a difenderti e crea la tua stabilità, sia interna che esterna, sia a livello di contratti eventualmente. Guardate, se fosse una questione di lavoro mi dicono di fare più contratti con più clienti, di non essere tipo mono o bicliente. Sapete che ci sono quelle ditte, magari faccio un esempio, conto terzisti, che hanno uno o due clienti e questi uno o due clienti danno così tanto lavoro da riempire la settimana lavorativa. Ecco, qui il consiglio di smistare, di prenderne magari di più, un po' più piccoli.
Andiamo a vedere ancora una carta delle meditazioni di Findorn. Vediamo che consiglio vi vogliono dare. Però l'appeso, ragazzi, è anche una carta che parla di perdono, e si tratta qui di perdonare anche voi stessi, magari perché non siete ancora in grado di difendervi. Può essere perdonare l'altro. Oh, è volata. Non nascondere la tua luce, il tuo amore e la tua gioia. Consenti a queste tue molteplici sfaccettature di risplendere. Dai il tuo contributo per far di questo mondo un posto migliore e per portare il regno dei cieli qua giù in terra. Perché non cominci ora? La felicità non è qualcosa da ricavare dalla vita, ma la naturale conseguenza del dare alla vita il meglio di te. Sapete che quando si dice che si dà incondizionatamente è proprio solo il gesto di dare che riempie anche la persona che dà. Andiamo a vedere la carta qui sotto, abbiamo nomadi. Wow, ecco, questa carta vi dice di non esitare, di fare il salto, che è ora di spostarvi. Mm? Cari amici della seconda scelta, io spero che la lettura sia stata utile. Se sì, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare, lasciare una donazione. Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro il meglio, ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao. E benvenute alle persone che hanno scelto la porta che dà sulle montagne. Anche a voi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se proprio non riuscite ad adattare la lettura alla vostra realtà, potete sempre ascoltare una delle altre due letture. E per chi volesse contattarmi può scrivermi un'email a questo indirizzo. Bene, andiamo a vedere. Wow, 5 di spade. Cominciamo bene, ragazzi. La forza. E mago al contrario. Allora, qui ho come la sensazione, devo dire, che sia una questione prettamente mentale, ragazzi. Il 5 di spade sono le lotte della mente, il mago al contrario molte volte parla di manipolazione, di qualche cosa che non inizia, ehm, perché è l'alchimista, è colui che sa gestire sia la materia ma anche la mente per ottenere la realtà che vuole. E quando è al contrario c'è una gestione un po' distorta di questo potere, diciamo così. E con il 5 di spade, che è proprio una carta di lotta mentale, ho come la sensazione che qui sia una questione per voi di forza di volontà, nell'imporvi, nel darvi un valore, nel dire no, questo è il mio pensiero, nel non farvi circuire in questa vita come in quella passata. Datemi una carta in più per il 5 di spade. Il Papa. Sì, allora, diciamo. Allora, le cose sono due. O questo 5 di spade con il Papa è legato ad una persona ehm, che era presente comunque nella vostra vita e potrebbe essere una persona alla quale voi facevate riferimento, come un maestro anche proprio di scuola, un maestro spirituale, che in qualche modo creava conflitti o confondeva le idee. E diciamo che appunto essendo un maestro spirituale comunque è una persona alla quale ci si affida, no? Si parte dal presupposto che se è un papa, se è un maestro spirituale o un maestro in generale, sia una persona che sa quello che dice, sa e ci insegna per il nostro bene. Però in realtà non sento che questa fosse una persona molto pulita. Seconda lettura, ho come la sensazione, ragazzi, che qualcuno qui sia stato obbligato a prendere i voti in una vita passata. Voglio andare a vedere la forza. Mago?
Mm. Ok, allora sì, può essere che qualcuno, anche, cioè se non sono i voti può essere un matrimonio, ok? È come se ci fosse stata una lotta di potere qui per o ufficializzare qualche cosa, quindi potrebbe essere un matrimonio, potrebbe essere stato appunto una guida spirituale che in qualche modo ha creato questa lotta, un maestro. Bisogna un po' vedere un attimino il Papa ehm, per ognuno di voi come risuona anche in questa vita. Perché se così fosse, se fosse per esempio un matrimonio non voluto, o il fatto che qualcuno fosse stato obbligato a prendere i voti in un'altra vita, qui abbiamo quello che è la ricerca del vostro coraggio, il mettere insieme le forze, trovare appunto la via giusta per allontanarvi da questa situazione. E ho come l'idea che qui ci sia qualcuno che non sia riuscito ad andare per la propria strada perché si è messa in mezzo la famiglia, per quello che dico che potrebbe anche essere un matrimonio. Mm? Vedete voi se c'è la vostra famiglia, la famiglia del partner, ipotesi, o se fosse per voi una questione di lavoro, ipotesi, questa relazione karmica fosse con qualcuno di lavoro, potrebbe essere l'azienda dove lavora uno e l'azienda dove lavora l'altro, piuttosto che i colleghi vicino a uno e i colleghi vicino all'altro, no? C'è come una sorta di divisione col carro, vado di qua o vado di là. E qui ragazzi il punto è che non si sa scegliere. Ho la sensazione che veniate portati in questa vita a sviluppare la vostra forza di volontà. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. Non so se può aver senso, ma io lo dico quando mi succedono queste cose. Ho avuto come una comunicazione, diciamo così, olfattiva, misto, visiva. Ehm, è come se qualcuno di voi dovesse smettere di mangiare carne. Ehm, quando il corpo, quando si smette di mangiar carne per un periodo minimo di 20 giorni, il corpo fisico emana un odore particolare ed è l'odore del corpo che si sta purgando, sta espellendo le tossine, no? Questo lo dico perché la carne è sempre piena di un sacco di ormoni, piuttosto che metalli pesanti dei vaccini e via dicendo. Però mi è proprio arrivato questo odore come se avessi bisogno di purgarvi dalla carne. Ok, 9 di spade. Mm, e asso di spade. Allora ragazzi, di nuovo mente. Mm? Quindi qui si tratta di non pensare più al passato. In questa vita, adesso parliamo di questa vita, ok? Si tratta di... ho come la sensazione qui che siate portati a rendervi conto che non vi dovete più preoccupare per il passato, per quello che è stato, ed ho anche un po' la sensazione che dobbiate imparare a togliervi le vostre responsabilità, a fare chiarezza mentale, a anche migliorare il vostro modo di comunicare, mi verrebbe da dire, con questo asso di spade, ok? Però ho come la sensazione che semplicemente dobbiate in questa vita imparare a staccarvi da certe dinamiche. È proprio il fatto che non riuscite a lasciare indietro certe cose. E vi dirò che la persona in questione potrebbe essere che si comporti un po' come una vittima intorno a voi ed è quello anche è una tecnica di manipolazione, il fatto che qualcuno diciamo così, si dipinga sempre come vittima
mette gli altri nella condizione di essere sempre lì ad aiutare. Allora, questa dinamica non è sana perché quando c'è un lutto, quando c'è una perdita, va bene un periodo di transizione, di trasformazione e trasmutazione del dolore, però terminato poi quel periodo bisogna uscire, no? Da questa situazione. Invece molte persone tendono a perpetuare questo ruolo di vittima proprio perché così continuano ad avere quell'attenzione, quell'amore che pensano di meritare, di cui hanno bisogno, senza necessariamente dover fare uno sforzo per uscire dal loro stato d'animo. E quello crea dipendenza alla fine. Scusate. Andiamo a vedere ancora una carta. Abbiamo la carta della stella, ragazzi, molto bene direi. Il punto è che dovete puntare un obiettivo. Prendere il vostro coraggio a quattro mani e dare una direzione a quello che è la vostra volontà, i vostri desideri, i vostri sogni. È anche una carta di guarigione, la carta della stella. Però sì, fondamentalmente sento che avete solo bisogno di rimanere focalizzati. Potrebbe aiutarvi molto la meditazione. Focalizzati su quello che è giusto per voi, su quello che sono le vostre credenze. Ragazzi, le vostre virtù. Se qui vi obbligano, cioè vi hanno obbligato, o magari anche in questa vita avete come la sensazione che la gente vi forzi a fare delle cose dicendo che magari loro sanno di più, che sanno come vanno queste cose o cose così, voi rimanete fedeli a voi stessi, questo è molto importante. E che avete bisogno, credo, di fare un ordine mentale prima di tutto. Puntate l'obiettivo, questo è il consiglio. Puntate l'obiettivo e per certi versi la stella parla anche di speranza, che è un po' quella che è necessaria per raggiungere i propri sogni, ma parla anche di visualizzazioni e di capacità, diciamo di manifestazione, visto che c'è il mago, anche se al contrario comunque. È un po' il fare gli esercizi di visualizzazione per manifestare la realtà che voi volete ottenere, insomma. Andiamo a vedere ancora una meditazione di Findorn. Vediamo che carta vi danno. Ok. La fede è vuota senza opere. Vivi e dimostra la tua fede, sì che tutti possano vedere cos'è davvero importante per te, quanto si rinforza quando la metti in pratica. Dapprima in circostanze determinate e poi, a poco, in ogni aspetto della tua vita. Ragazzi, puntate all'obiettivo, fiducia, speranza. Mm? Bene, andiamo a vedere cosa nasconde la vostra porta. Wow. Allora, questa carta vi dice, parla un po' di come dire, di un bacio lanciato nel vento, no? In una bandiera. E fa riferimento a qualcuno che voi vorreste vicino a voi in questa vita. È come se vi dicessero che c'è qualcuno che vi manda dei baci da lontano, come se dicessero che c'è qualcuno che in qualche modo veglia su di voi. Mm? Ma infatti avete anche la stella. Ricordo che la stella è la carta del destino e il destino è scritto nelle stelle. Ragazzi, fatemi sapere come vi risuona la lettura. Io spero che vi sia piaciuta. Se sì, potete mettere like, potete iscrivervi, potete condividere, commentare. Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io vi ringrazio di essere rimasti qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!